Ciao e bentornati sul canale. Le ferie stanno finendo e per fortuna è tornata anche la pioggia. I torrenti, i fiumi, i laghi ne avevano bisogno e probabilmente contribuirà anche a spegnere qualche incendio. Ce ne sono stati molti. Quindi a pescare non si va. Però oggi volevo presentarvi un dressing che mi sta molto a cuore. È la rielaborazione di una mosca tradizionale della mia valle, la Garfagnana, la Valle del Serchio. Quando ero piccolo, quando ero bambino, conoscevo alcuni pescatori locali, anziani, che alternavano questa mosca, o meglio, la versione originale di questa mosca. Io vi presenterò una rielaborazione, magari al cucchiaino e al verme, utilizzando sempre la stessa attrezzatura, cioè una canna di bambù o di canna palustre, o qualcuno più fortunato aveva una canna in fibra di vetro, un filo trecciato, ricordo, verde, con un pezzo di nylon in fondo, molto ben resistente, al quale alternavano piccoli cucchiaini, questa mosca, oppure addirittura il verme quando diventava torbida l'acqua. È una mosca semplice, che ho rielaborato un pochino, che lavora bene sia in superficie se è asciutta, che sotto il pelo dell'acqua quando si bagna un po', perché risulta sostanzialmente un emergente. È molto catturante, soprattutto se siamo in presenza di schiuse di tricotteri. In ogni caso è una mosca che io l'ho trovato sempre catturante. Quindi dico, perché, vista l'inattività sul torrente, non raccontarvela, non presentarvela, che può essere utile, perché può essere utile anche in altre situazioni, in altri torrenti, in altre parti d'Italia. Quindi vediamo il dressing. Per costruire questa mosca utilizziamo un amo, come al solito, del 10. In questo caso uso questi Doico, spero che si vedano, eccoli qua, ma potete utilizzare un amo qualsiasi, diciamo la verità. Partiamo dall'anello, fissiamo il filo e costruiamo un cordoncino di dubbing. Mettiamo un po' di colla sul filo, non troppa, e con del dubbing giallo, facendo ruotare il filo, si riesce a creare un cordoncino bene o male. Dico bene o male perché non sono bravissimo, lo sapete. Fatto questo, si procede a realizzare il corpo. Poi capirete perché si parte questa volta da qui e non dalla curvatura. Cerchiamo di farlo abbastanza uniforme, anche se questa mosca ha la caratteristica di essere piuttosto cicciotta. Un corpo bello cicciotto così. A questo punto, col filo nero, si ripassa sopra, facendo un po' di rigaggio. È bene che rimanga bello vaporoso. Ora prendiamo 2 piumette di pernice di uguale dimensione e le mettiamo contrapposte in questo modo. Questa mosca veniva chiamata anche la farfallina. La fissiamo in questo modo sull'amo, le fissiamo in questo modo, lasciandole ben aperte, ecco così. Magari gli diamo anche un giretto dietro per far sì che stiano un pochino in posizione. Ok, perfetto. Togliamo come sempre ciò che non serve. 1,
e 1, 2. Prendiamo una bella piumotta dal collo di gallo. Io uso il grizzly perché mi fa impazzire, mi piace da morire, e lo fissiamo davanti alle alette, cercando di non girarle. Portiamo il filo quasi in testa, e dico quasi perché almeno non va a finire nell'occhiello, e poi arriviamo all'occhiello. Prendiamo la piuma col nostro firaecol e facciamo qualche giro proprio di fronte alle alette, in questo modo. Così. E anche in questo caso togliamo quello che avanza. Risulta un po' arruffata, ma vi garantisco che le trode non si formalizzano. Chiudiamo con un nodo di chiusura un pochino all'indietro, così, perfetto, e poi finiamo di legare con l'annodatore a molla. Ecco fatto. Questa è la mosca che io chiamo la garfagnina. Può sembrare un po' ingenua, no? come costruzione, perché è un'imitazione un po' così naif, ma vi garantisco che quando ci sono i tricotteri la sera, questa fa impazzire le trode. Provare per credere. Ciao ciao, alla prossima!